Enver Hoxha, che governa con pugno di ferro l'Albania dal 1944 al 1985, è il dittatore europeo che rimane al potere più a lungo. Batte di poco lo spagnolo Francisco Franco, che impone la sua dittatura per 39 anni, e molti altri che lo hanno preceduto. E con Franco condivide un destino a suo modo notevole. Solo la morte per malattia riesce a toglierli di mezzo protagonisti, ognuno a modo proprio, della storia europea. Protagonisti, ma in maniera molto diversa, perché la storia della Spagna franchista è conosciuta, a differenza di quella dell'Albania post-bellica. Il nome Enver Hoxha non è molto noto, e per un motivo preciso: il totale isolamento dell'Albania, che fino a pochi decenni fa era un paese poco conosciuto, quasi misterioso. E allora raccontiamola la storia del paese delle aquile, ma prima una piccola richiesta. Per continuare a realizzare questi documentari abbiamo bisogno del vostro supporto, quindi condividete il video, mettete like, iscrivetevi e, se potete, abbonatevi al canale. Sembrano piccole azioni, ma vi garantisco che ognuno di voi fa la differenza. Grazie mille a tutti. E ora cominciamo. Nel 1913 l'Albania, fino ad allora parte dell'impero ottomano, diventa un paese indipendente, anche se sotto l'influenza asburgica. Il giovanissimo Ahmet Muhtar Bey Zogolli, figlio di un pascià, un capo tribù che dominava il feudo di Mat, intraprende la carriera politica e arriva rapidamente al potere. Dopo il 1920, quando la Prima Guerra Mondiale aveva cambiato l'assetto europeo, in Albania si susseguono governi di breve durata, nei quali Zogu, che aveva accorciato il suo cognome che ricordava troppo la lingua turca, ricopre incarichi molto importanti. È ministro dell'interno e capo dell'esercito, fin quando viene mandato in esilio nel giugno del 1924 da Fan Noli, un monsignore ortodosso che aveva preso il potere con una rivolta appoggiata dalle forze di sinistra. Poi però Zogu, aiutato dal governo di Benito Mussolini, oltre che dai tradizionalisti musulmani e da forze del vecchio esercito zarista rifugiate in Jugoslavia, viene eletto presidente della Repubblica Albanese il 21 gennaio del 1925. Zogu compie un reale sforzo di modernizzazione di un paese strutturato ancora secondo uno schema feudale, dove i dei sfruttano i contadini che in realtà sono trattati alla stregua di schiavi. Ma al tempo stesso instaura un regime di polizia dove non esistono libertà civili e di stampa e gli oppositori politici sono eliminati fisicamente. Il 1 settembre del 1928 l'Albania da repubblica diventa una monarchia. Il presidente Zogu diventa Zog I, re degli albanesi. Anche se si tratta di una monarchia costituzionale, in pratica il sovrano ha i poteri di un dittatore che comunque attua importanti riforme, come l'abolizione della legge islamica e della schiavitù, e apre le frontiere ai profughi ebrei nel 1938. Intanto l'ingerenza del governo di Mussolini negli affari albanesi si fa sempre più forte, finché dopo alcuni provvedimenti di Zog I per ridurre quell'influenza italiana, l'Albania viene invasa e nel 1939 diventa un protettorato governato da Vittorio Emanuele III. Quando l'Italia esce dalle forze dell'Asse nel 1943, i tedeschi invadono l'Albania, dove gruppi di partigiani lottano contro i nazisti. Ed è in questo contesto che emerge la figura di Enver Hoxha. Enver Hoxha nasce nel 1908 ad Arghirocastro da genitori di fede musulmana. Suo padre è un agiato mercante di stoffe, abituato a viaggiare sia in Europa sia negli Stati Uniti. Enver ha modo di studiare in un paese dove il 90% della popolazione è analfabeta. Frequenta il liceo ad Arghirocastro, ma quando la scuola viene chiusa si trasferisce al liceo francese della città di Korisa. Nel 1930 vince una borsa di studio che gli consente di andare all'Università di Montpellier, in Francia, ma forse preso dalla passione politica non finisce gli studi. Perché in quegli anni conosce personalità di spicco del Partito Comunista francese che lo introducono allo studio dello stalinismo. Stalin diventa il suo idolo e, di fatto, lo rimarrà per il resto della sua vita. Nel 1936 torna in Albania e inizia a insegnare francese in una scuola di Korisa. Intanto si fa conoscere come attivista comunista, anche se questa militanza gli procura parecchi guai con le autorità. Quando l'Albania diventa un protettorato italiano, Hoxha viene licenziato dalla scuola perché rifiuta di aderire al partito fascista albanese appena fondato. Allora va a lavorare a Tirana in un negozio di tabacco che in pratica diventa il ritrovo dei comunisti locali.
Comunisti che sono pochi e disorganizzati perché l'Albania è un paese ancora semi-feudale, controllato da clan tribali. Arriva l'aiuto del vicino Josip Tito, capo del Partito Comunista Jugoslavo, che manda 2 suoi rappresentanti per collaborare alla fondazione di un partito comunista albanese. Partito che nasce a novembre del 1941, con Hoxha che entra a far parte del Comitato Centrale Provvisorio. Nei mesi che seguono Hoxha fa propaganda fra i contadini del suo paese e nel settembre del 1942 fonda il Movimento di Liberazione Nazionale. Circa un anno dopo il Movimento di Liberazione si allea con i nazionalisti anticomunisti del Balli Kombëtar Fronte Nazionale, un'alleanza strana visto che il fronte, composto da ricchi proprietari terrieri, è anticomunista e non tollera l'ingerenza jugoslava. Perché i nazionalisti albanesi nutrono un odio profondo verso jugoslavi e greci, per annose questioni territoriali che riguardano il Kosovo e una regione oggi divisa fra Grecia e Albania, la Ciamuria. E anche gli emissari comunisti jugoslavi non vedono di buon occhio quell'alleanza perché, dicono, i nazionalisti del Balli Kombëtar sono fascisti albanesi. L'alleanza infatti dura poco, giusto il tempo che i nazisti prendano il posto degli italiani dopo l'armistizio del settembre del 1943. Il fronte nazionale preferisce allearsi con i tedeschi. Lottano al loro fianco contro i partigiani del Movimento di Liberazione e danno vita a un governo fantoccio. Con i tedeschi sempre più in difficoltà sugli altri fronti europei, i partigiani riescono a liberare ad aprile del 1944 la parte meridionale dell'Albania. Il potere di Hoxha si consolida perché assume il comando supremo dell'esercito di liberazione nazionale ed al tempo stesso il presidente del comitato esecutivo del movimento. Entro la fine del 1944 i tedeschi si ritirano dall'Albania e il Balli Kombëtar non ha più alcuna possibilità di contrastare i comunisti che formano un governo provvisorio. Il primo ministro è Enver Hoxha fino alle elezioni del dicembre del 1945. Intanto il Partito Comunista ha cambiato nome in Partito del Lavoro d'Albania, mentre il Fronte di Liberazione Nazionale è diventato il Fronte Democratico d'Albania, che ha come presidente, neanche a dirlo, Enver Hoxha. Il partito e il fronte sono 2 facce della stessa medaglia, 2 organizzazioni politiche saldamente in mano di Hoxha. Non c'è nessuna opposizione, o almeno le poche forze di opposizione sono del tutto ininfluenti. Anche perché Hoxha si libera di ex fascisti, collaborazionisti e, senza nessun rimorso, dei compagni di partito non in linea con il suo pensiero. Pensiero che riflette il credo marxista-leninista nella sua versione più ortodossa, quella del dittatore sovietico Joseph Stalin. Al suo fianco c'è nell'opera di epurazione il fedelissimo Mehmet Shehu, con cui ha condiviso gli anni della Resistenza e che è il numero 2 del partito. Nel dicembre del 1945 ci sono le elezioni che vedono una vittoria del Fronte Democratico, unica lista presente, con addirittura il 93% di preferenze. Nasce la Repubblica Popolare di Albania. Hoxha ricopre negli anni gli incarichi di primo ministro, ministro degli esteri, ministro della difesa e comandante in capo dell'esercito. Praticamente è un plenipotenziario, dittatore con potere assoluto su tutta l'Albania. Hoxha si trova a governare un paese distrutto dalla guerra, una condizione di cui si sa molto poco, perché l'Albania rimane ai margini della guerra e non è argomento di discussione durante la conferenza di Yalta. Su una popolazione di appena 1 milione di abitanti si contano circa 30.000 morti, mentre 1/3 dei villaggi e delle città sono distrutti. Senza contare che, anche prima della guerra, l'Albania è un paese poverissimo, senza nessuna infrastruttura, flagellato dalle epidemie e soprattutto dalla malaria. Le misure di Hoxha seguono la linea dettata dall'economia sovietica, centralizzata. C'è la prima riforma agraria che serve a confiscare i terreni dei latifondisti divisi in piccole fattorie. Serve anche ad azzerare i debiti dei contadini, a garantire l'accesso all'acqua, mentre iniziano gli investimenti sull'industria, che fino ad allora era completamente inesistente. Il commercio passa sotto il controllo statale e le imprese vengono nazionalizzate, comprese quelle di proprietà italiane e tedesche. Anche la formazione scolastica, in un paese dove la scolarizzazione è bassissima, assume grande importanza. A partire dal 1960 la corrente elettrica viene portata praticamente in tutta l'Albania, anche nei villaggi più remoti, e l'opera si conclude in 10 anni anziché nei 25 previsti.
Intanto il servizio sanitario fa passi da gigante, la malaria endemica per la presenza di paludi viene eradicata grazie a opere di bonifica. La vita media delle persone, pensate, passa dai 38 anni del 1938 ai 69 anni del 1979. La natalità aumenta vertiginosamente anche grazie a un programma di incentivi economici alle famiglie numerose. L'Albania, da stato semifeudale dove era prevista ancora la vendita di sangue, si trasforma in una nazione quasi industrializzata. Ma quale prezzo pagano i suoi abitanti per questo salto nel futuro? Il costo di questo innegabile progresso è altissimo. Perché Hoxha non guarda in faccia a nessuno per attuare il suo programma. Lui è un modello, Stalin, che è e rimarrà per sempre il suo idolo, la guida a cui ispirarsi. E così il governo di Hoxha ricorre alle stesse tattiche del maestro: epurazioni, torture, esecuzioni, omicidi extragiudiziali, internamento in campi di lavoro e, per i più fortunati, l'esilio. Ne fanno le spese un po' tutti, proprietari terrieri e contadini che non si rassegnano alla collettivizzazione, dissidenti politici e funzionari del partito ritenuti non in linea con le direttive. Ne fanno le spese anche i sacerdoti cristiani e i religiosi musulmani, perché la religione, qualsiasi essa sia, viene considerata motivo di pericolosi attriti all'interno della società. Anche perché in Albania sono presenti musulmani, che sono la maggioranza, cristiani ortodossi e cattolici. Secondo Hoxha, la religione è un combustibile che accende i fuochi di tutti i mali. La soluzione è indirizzare la popolazione verso l'ateismo e quindi chiese e moschee vengono distrutte o destinate ad altri usi, ogni festa religiosa viene abolita, così come la possibilità di rispettare i periodi di Quaresima e Ramadan. Alla fine nel paese viene proclamato l'ateismo di Stato. Ma il regime di Hoxha non è fatto solo di questi aspetti che, in un modo o nell'altro, sono comuni a tutte le dittature. La peculiarità del regime albanese risiede nel suo totale isolamento. Non per niente l'Albania è rimasto un paese praticamente sconosciuto fino alla morte del suo padre padrone nel 1985. Perché Hoxha sceglie di isolare totalmente il suo paese dal resto del mondo? Perché è un convinto nazionalista, del tutto ostile alla cultura consumistica occidentale che, a suo dire, ha l'obiettivo di trasformare l'uomo comune in un consumatore passivo di idee borghesi velenose e di fare di questo consumo una dipendenza. I cittadini albanesi non possono fare viaggi all'estero, almeno dopo il 1968, mentre l'ingresso nel paese è, per gli stranieri, difficilissimo. Tutto per preservare la purezza dello stalinismo albanese che comunque deve difendersi anche dalle degenerazioni ideologiche di altri paesi comunisti, a partire dalla Jugoslavia. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Jugoslavia esercita una grande influenza sull'Albania. I due paesi trovano un accordo sul Kosovo, paese di confine dove vivono molti albanesi. Nel 1945 il Kosovo viene restituito a malincuore alla Jugoslavia, che in cambio riconosce il governo provvisorio dell'Albania. Tito e Hoxha stipulano degli accordi economici che prevedono una stretta collaborazione in una sorta di interdipendenza. Intanto Tito, in accordo con la Bulgaria, pianifica la nascita di una federazione balcanica formata da Jugoslavia, Albania e Bulgaria. L'ingerenza jugoslava diventa sempre più forte e si scontra con la pianificazione industriale voluta dal ministro Baku Spiru, che arriva a suicidarsi quando si rende conto di non avere il sostegno del suo governo. L'Albania è a tutti gli effetti un paese satellite, apparentemente destinato ad essere inghiottito, come dice Stalin, dalla Jugoslavia. Perché all'interno del Partito Comunista la fazione filo-jugoslava è in netta superiorità. Il ministro dell'Interno, Koci Zoze, che appoggia Tito, propone di aderire come Settima Repubblica alla Federazione Jugoslava. Nel 1948 organizza un complotto contro Hoxha, ma gli va male e finisce giustiziato, insieme a una quarantina di funzionari a lui vicini. Negli stessi giorni Tito rompe i rapporti con l'Unione Sovietica. Hoxha rimane fedele a Stalin, interrompe ogni forma di collaborazione con la Jugoslavia e Tito diventa il nemico imperialista. I rapporti tra i due paesi si interrompono del tutto nel 1950, quando la Jugoslavia chiude la sua ambasciata a Tirana. Adesso Hoxha può contare solo sugli aiuti dell'Unione Sovietica,
che non è un brutto affare perché Mosca è molto più generosa di Belgrado. All'inizio del 1949 l'Albania entra a far parte del Comecon, il Consiglio per la mutua assistenza economica a cui aderiscono molti paesi socialisti. Ed è anche un bel punto d'appoggio militare per i sovietici che si garantiscono uno sbocco sul Mediterraneo. Ma anche questa alleanza però non dura. Nel 1953 muore Stalin e Hoxha proclama 14 giorni di lutto nazionale e giura eterna lealtà al padre amato. Con Nikita Khrushchev, successore di Stalin, i rapporti tra i due paesi iniziano a scricchiolare. In Albania arrivano meno aiuti economici e Hoxha è disgustato dalla politica revisionista dell'Unione Sovietica, che prende in considerazione la possibilità di diverse strade verso il socialismo. Nel 1956 Khrushchev si permette addirittura di condannare quel culto della personalità sfruttato da Stalin per imporre una dittatura feroce. Il venticello revisionista inizia a soffiare anche in Albania, tanto che molti dei 450 delegati presenti a una riunione del Partito del Lavoro nel 1956 avanzano critiche alla dirigenza e lamentano la mancanza di democrazia. Hoxha ottiene comunque la conferma della sua leadership, espelle e imprigiona i dissidenti e va avanti per la sua strada. Secondo Hoxha, quei dissidenti sono al soldo della Jugoslavia, accusata di voler far cadere il suo governo. Il riavvicinamento fra Unione Sovietica e Jugoslavia non aiuta di certo a distendere i rapporti fra l'Albania e il colosso sovietico. Rapporti che precipitano nel 1960, quando viene scoperto un complotto ai danni di Hoxha orchestrato dai sovietici. Nel 1961, dopo una serie di accuse e controaccuse, l'Unione Sovietica e tutti i paesi del Patto di Varsavia interrompono le relazioni diplomatiche con l'Albania. In realtà l'Albania uscirà ufficialmente dal Patto di Varsavia solo nel 1968, in segno di protesta per l'invasione della Cecoslovacchia. Da quel momento in poi, dice Hoxha, gli albanesi devono vivere e lavorare come nell'accerchiamento. Hoxha, senza dubbio, soffre della sindrome dell'accerchiamento, come testimoniano gli oltre 170.000 bunker di cemento che costellano il paesaggio albanese. Queste postazioni difensive vengono costruite ovunque, in campagna, nelle città, sulle spiagge e perfino nei cimiteri, per rispondere a un'eventuale aggressione che può arrivare da più parti, dalla vicina Grecia, che fa parte della NATO, dai paesi del Patto di Varsavia e anche dalla Jugoslavia. I bunker, costruiti tra il 1967 e il 1986, sono pensati per una guerra popolare che deve essere combattuta da tutto il popolo albanese e in previsione di questo praticamente tutti i cittadini vengono addestrati a usare le armi a partire dai 12 anni d'età. Le voci che si levano contro quell'assurdo ed enorme spreco di denaro pubblico vengono zittite senza pietà. Oggi quei bunker vengono considerati un simbolo del totalitarismo, della psicologia dell'isolamento che ha caratterizzato il regime di Hoxha. Mentre si raffreddano i rapporti con l'Unione Sovietica, Hoxha guarda la Cina di Mao Zedong, che come lui è in aperto dissenso col nuovo corso di Khrushchev. A partire dal 1961 la Cina manda un fiume di denaro all'Albania per contribuire al piano quinquennale di sviluppo industriale. Ma non solo, il paese asiatico non mette becco, a differenza dell'Unione Sovietica, sui progetti economici albanesi. In più, Mao garantisce il suo appoggio in caso di attacco dell'Albania, sia da parte degli imperialisti statunitensi, sia dai moderni revisionisti sovietici o uno qualunque dei loro lacchè. Quando muore Mao Zedong nel 1976, le cose cambiano. Anche la Cina diventa, agli occhi di Hoxha, un paese revisionista al pari di Jugoslavia e Unione Sovietica. L'Albania è l'unica nazione al mondo autenticamente marxista-leninista e deve quindi basarsi sul principio di autosufficienza. Un principio inserito addirittura nella nuova Costituzione, adottata nel 1976, dove vengono proibiti per legge gli aiuti finanziari provenienti da paesi capitalisti o comunisti revisionisti. Nel 1978 la Cina taglia tutti i finanziamenti all'Albania, che rimane ora completamente isolata. Ma non di sola economia vive un paese. Uno dei meriti riconosciuti a Enver Hoxha riguarda il notevole passo avanti sui diritti riconosciuti alle donne.
L'Albania, che esce dalla guerra, è un paese patriarcale come pochi altri, perché conserva un ordinamento di tipo musulmano, dove una donna è equiparata a un sacco, fatto per resistere finché vive nella casa di suo marito. Le cose cambiano radicalmente con il regime di Hoxha, che incoraggia le donne a lavorare in ogni settore dell'economia, le coinvolge nelle organizzazioni politiche e ne promuove la scolarizzazione. Naturalmente la sua opera non può sradicare una mentalità sedimentata da secoli di predominio maschile sulla donna, ma è un primo passo verso la modernizzazione dell'emancipazione della figura femminile. Nel 1981 Hoxha, che non gode di buona salute e sa di dover cedere il passo ad altri, decide che occorre un ricambio generazionale al vertice del partito. E così ordina l'esecuzione di svariati membri del partito e del governo. Muore anche Mehmet Shehu, suo braccio destro, da oltre 40 anni. Apparentemente si tratta di suicidio, ma molti sospettano un omicidio ordinato da Hoxha, che poi accusa l'amico di tradimento, di essere una spia al soldo della Jugoslavia, della CIA e del KGB. E pare che avesse ragione, probabilmente Shehu stava pianificando un colpo di Stato perché non condivideva più la politica isolazionista di Hoxha. E comunque il dittatore non vuole un successore che possa oscurare la sua figura. Sceglie Ramiz Alia, che diventerà il nuovo leader della Repubblica Popolare di Albania. Hoxha muore l'11 aprile del 1985 a 76 anni. Al funerale, che si svolge il 15 aprile, non può partecipare nessuna delegazione straniera e il governo reputa inaccettabile perfino un messaggio di condoglianze arrivato dall'Unione Sovietica. Hoxha lascia un paese che, pur con i notevoli passi avanti rispetto al periodo precedente, rimane il più povero d'Europa. Nonostante questo, ancora nel 2016, oltre il 45% degli albanesi riteneva positivo l'operato del dittatore. Forse perché Hoxha, tiranno feroce e anacronistico nel suo convinto autoisolamento, non è stato un politico corrotto. Né lui né la sua famiglia si sono arricchiti indebitamente durante il regime, pur godendo ovviamente di un tenore di vita superiore alla bassissima media albanese. Il lusso che si concede è quello di vivere in un quartiere riservato ai soli membri della dirigenza comunista, in una villa a 3 piani confiscata a un italiano. Un dittatore con una visione radicale che con la sua opera ha tenuto ferma l'Albania a un'economia isolata, ma che non ha sfruttato il suo potere per arricchirsi, per lo più soltanto per mantenere quel potere e dar vita alla sua visione di un comunismo ideale. Dopo la morte di Hoxha, l'Albania rimane un paese comunista che però apre lentamente le frontiere all'Occidente. Nel 1985, dopo il crollo del comunismo in Europa orientale, Ramiz Alia traghetta il paese verso un regime più democratico. Solo con le elezioni del 1992 in Albania viene sancita la fine del comunismo, mandando al governo un partito di centrodestra guidato da Sali Berisha. Ma anche con quel governo le cose non è che migliorino tanto, almeno a livello economico, ma questa è un'altra storia.